Quando decisi di lasciare l'aeronautica militare, feci domanda a varie compagnie aeree, tra cui l'Italia e l'Alitalia, che allora erano le uniche due operanti qui nel nostro territorio. L'Alitalia voleva piloti massimo fino a 30 anni. 30 anni era l'età massima in cui intendeva assumerli, e io optai per l'Italia e lavorai sul 19, un anno circa. Poi, un fatidico giorno di giugno, io ero a casa di riserva e mia moglie era andata a trovare i suoi genitori, che era anch'essa una hostess di Italia. Andò a trovare i suoi genitori a Milano e alla mattina verso le 6:30 mi chiama e mi fa meno male che mi rispondi, sei a casa? Dico sì, che è successo? Stanotte è caduto un aeroplano nostro a Ustica e sapendoti di riserva temevo che potessi essere a bordo te dell'aeroplano. E a quel punto mi precipitai a Ciampino, era una piccola compagnia, ci si conosceva tutti e tutti quanti ci trovavamo sul piazzale esterrefatti per quello che era successo. Le voci erano delle più disparate, cosa potesse essere accaduto. Io non mi dilungo a lungo su questa faccenda perché è competenza di tanti altri enti, tante altre persone più informate di me, ma fu un momento di dolore per tutta la compagnia, che si strinse intorno a questi nostri, diciamo così, fratelli caduti, facendo il loro dovere, alle loro famiglie e anche alla nostra compagnia, perché dopo quell'evento ci furono tante di quelle anche imprecisioni, non dico depistaggi, ma comunque bollare questa compagnia Italia che aveva la sua professionalità in compagnia dalle barre volanti. Quindi io mi ricordo, ero a Bologna, dovevo fare un volo, Bologna-Palermo. Allora non è come adesso gli aeroporti, erano liberi, venivano da Bologna, soprattutto dai piccoli aeroporti, i passeggeri a piedi, aprivano la porta dello scalo e si presentavano a piedi. L'Italia faceva questo volo per conto dell'Alitalia. Alcuni passeggeri arrivati sotto bordo dicevano: ma questa è l'Italia, io non ci voglio volare con queste barre volanti, io ho fatto il biglietto con l'Alitalia e torno indietro. Ecco, quindi si era creato questo infame proprio maledizione contro questa compagnia, che era una compagnia professionale come tutti gli altri. Io lo posso dire personalmente, ho trovato dei comandanti che mi hanno insegnato molto, personaggi anche miei colleghi che erano in aeronautica militare. Ci fu anche una campagna denigratoria immeritata, e questo voglio dirlo, al di là di altre considerazioni che facciamo.